Allora adesso proviamo quindi a disegnare questa piccola libreria. Allora quando tu devi cominciare a modellare una cosa, la prima cosa che fai è quella di andare a guardare l'oggetto in questione. Di solito non c'è mai un punto fisso dal quale partire. A volte posso partire dalla base, a volte posso partire da una vista frontale dell'oggetto. Molte volte io decido anche di partire, nel caso in cui ho dei DVG di quell'oggetto, io posso decidere anche di partire in base al DVG che tengo da quello che ho di quel DVG. Quindi se io ho un DVG che mi fa vedere il prospetto di una cosa, io per sfruttare quel DVG, poi vedremo come si importa qua dentro il file di AutoCAD e come si ricalca con grande facilità. Quindi in quel caso io posso essere invogliato a scegliere un modo o un altro modo eh, di partire in base ai dati che ho. Visto che io adesso non ho assolutamente niente, voglio partire per esempio dalla base. Quindi facciamo finta che la base di questo oggetto è 30 cm per 30 cm. Quindi io vado sul rettangolo, clicco in un punto qualunque, mi vado ad allargare e scrivo 0.3 punto e virgola 0.3 e premo invio. Alcune volte può non prenderlo bene, 0.3 punto e virgola 0.3, quindi tu provalo a riscrivere e diciamo che questa altezza è di un centimetro, quindi vado qua e metto 0,01 perché comunque se io sto lavorando in metri mi devo ricordare che 0,1 sono 10 centimetri, 0,01 è un centimetro. Faccio un triplo clic, tasto destro, crea gruppo. Ora devo andare a fare questa base. So che questa base ha una certa misura, però qua sopra io, come se stessi all'interno di AutoCAD, mi devo fare una costruzione per definire la posizione di questo elemento. Posso utilizzare delle linee di costruzione. Come si creano le linee di costruzione? Le linee di costruzione in SketchUp si creano grazie allo strumento righello, cioè lo strumento righello ha una duplice funzione, sia mi permette di misurare quanto sono le cose, quindi se io clicco sul primo punto e sul secondo punto, lui mi dice che quell'elemento ha una lunghezza di 0,30. Ok? La seconda funzione è quella di andare a creare appunto delle linee di costruzione. Che vuol dire? Se io per esempio, ora noi abbiamo detto che questo qui è 0,30, mettiamo che questo elemento qui si trova a 0,10 di qui e a 0,10 di qui. Se io clicco su questa linea, mi sposto verso l'interno, tu vedi che si crea una linea tratteggiata infinita. Se io scrivo 0.1 e premo invio, lui mi ha messo una linea che da qua a qua dista 0,1. Se vado di qua e faccio la stessa cosa e scrivo 0,1, lui mi crea una linea fatta così. Se qui metto 0,05 lui mi dà una linea qui, e se vado qui e faccio 0,03 e vado qui, lui mi definisce un rettangolo con queste linee di costruzione infinite. Io posso andare sullo strumento rettangolo, cliccare qui e definire un rettangolo interno. Nel momento in cui io ho fatto il mio rettangolo, posso andare sulla gomma da cancellare e posso andare a cancellare le mie linee di costruzione. Nel caso in cui vedi che non te le seleziona, puoi anche fare con canc, facendo dei rettangoli così su di loro. Ora ipotizziamo che per esempio questo qui è alto 1,30 m, quindi io vado sullo spinge e tira, vado qui sopra, premo, mi alzo e scrivo 1.3 e premo invio. Faccio sempre un triplo clic sull'oggetto per creare
il mio gruppo e quindi creo un gruppo. Ora ipotizziamo che queste mensole hanno un certo numero, però se ci fai caso la distanza iniziale e finale è diversa da quella intermedia, quindi ipotizziamo ad esempio, sempre con il righello, che io qui ho una spaziatura di 0,05 e premo invio. Vado da quest'altra parte, clicco qui, mi alzo e metto un'altra spaziatura di 0,05. Quindi queste qui sono tutte linee di costruzione che poi mi permettono di avere la ripartizione che io voglio dell'elemento. Quindi io qua ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spazi. Quindi se io faccio una linea che va da qui a qui, quindi dal punto iniziale della ripartizione al punto finale dell'altra linea guida, seleziono questo elemento, tasto destro dividi e metto il numero di divisioni che io voglio e torno di nuovo nello stile ad attivare la visualizzazione dei vertici, io vedo che qui sopra ottengo quella che è la divisione dove devono poi venire tutte queste piccole mensole. Nel frattempo posso anche prendere le due linee di costruzione, le seleziono e le butto via. Vado qui e mi vado a creare la prima mensola. Quindi mi vado a fare ad esempio una linea che va da qui a qui. Per fare una linea perfettamente ortogonale, in SketchUp non esiste l'orto come in AutoCAD, però esistono l'asse rosso, l'asse verde e l'asse blu. Quando tu fai una linea e la linea è obliqua, tu vedi che la linea è di colore nero. Appena tu fai una linea che è diritta, lui te la colora o di rosso o di verde o di blu se sta perfettamente diritta. Appena è inclinata è di colore nero. Infatti io quando ho tracciato questa linea, se tu ci hai fatto caso, io mi sono messo in una posizione tale da fare in modo che lei fosse di colore rosso. Se ora io salgo verso l'alto e metto ad esempio 0,005, quindi creo questo piccolo spazietto e scendo giù e chiudo questa forma, vado qui sopra e la estrudo per esempio di 0,1 e premo invio, io ottengo la prima mensola. Vado su di lei con la freccia, faccio un triplo clic, faccio crea gruppo e creo un gruppo della mensola. Se ora prendo questo gruppo, vado su sposta, premo CTRL per attivare la copia e do questo primo punto e questo secondo punto e subito dopo metto per 10 e premo invio, lui mi fa appunto 10 copie. In realtà io dell'ultima non ne avevo bisogno, però in questo caso io non sto seguendo la ripartizione che avevo dato qui dentro, quindi torno un attimo indietro e prendo questo elemento. Quindi visto che io ora ho una ripartizione diciamo più particolare, volendo io posso anche andare qui e fare io a mano queste copie e andare a copiare tutti questi elementi. Ad esempio ipotizziamo che io volevo fare una variazione in queste mensole, quindi una variazione che non era riportata qui in questo disegno. Ad esempio io volevo che la mensola avesse una forma bombata qui avanti. Se io ora vado a modificare questa mensola, quindi entro qua dentro e mi vado a fare una linea che vada qui in avanti, per esempio di 0,02 e poi vado sull'arco e faccio un arco che passa da qui a qui a qui, lui mi chiude questa faccia, quindi io vado a cancellare questa linea di mezzo, vado su questo elemento, clicco qua e mi creo questa parte così.
Però purtroppo tu hai visto che questa modifica non ha riguardato tutti gli elementi, perché ogni gruppo è una cosa a sé. Allora io, per fare in modo che la modifica avvenisse per tutti quanti, che cosa dovevo fare? Quando io ho creato questo oggetto, sapendo che le mensole erano tutte uguali e sapendo che probabilmente quando io andavo a fare questa mensola magari avrei voluto cambiare la forma della mensola, quindi c'era qualche possibilità che io la mensola, dopo averla copiata, la volevo cambiare. Allora in quel caso, invece di creare un gruppo, quindi facendo tasto destra esplodi, lui smette di essere un gruppo. In questo caso io che cosa avrei fatto? Invece di creare un gruppo, io avrei creato un componente, perché la differenza tra gruppo e componente, il componente somiglia al blocco di AutoCAD, quindi se tu ricordi, quando io creavo un blocco di AutoCAD, cambiandone uno, cambiavano tutti gli altri. Quindi se io sto creando un qualcosa che so che potrebbe cambiare e di quell'oggetto io ho creato tante copie, per evitare che dopo debba fare lo stesso cambiamento su tutti gli oggetti, io creo un componente. Quindi cliccando su crea un componente si apre questo, io ad esempio lo chiamo mensola, oppure potevo anche lasciare il modo normale, clicco su crea e questo oggetto è diventato un componente. Quindi io prendo questo oggetto e lo vado a ricopiare per un tot numero di volte, come avevo fatto nello stesso modo in cui avevo fatto prima. Però in questo momento io sto creando, cioè sto copiando dei componenti, non dei gruppi. E questa cosa praticamente in che cosa è diversa dal metodo che avevo utilizzato la prima volta? Che se io adesso entro qui dentro e vado a fare la stessa modifica che ho fatto prima, cioè mi faccio qui al centro una linea di 0.02, faccio un arco e arrivo fino a qua, cancello questa linea qua esterna, vado su questo qui e vado a fare questo, ho finito ed esco fuori dal componente. Quando vado a vedere tutte le altre mensole, vedo che tutte le altre mensole sono cambiate tutte quante. Quindi quando tu progetti un oggetto, se sai che quella cosa in qualche modo potrebbe essere modificata e la modifica si dovrebbe estendere poi su tanti altri oggetti, allora tu magari invece di creare dei gruppi crei dei componenti. Quindi i componenti sono tutti quanti legati tra di loro, però a volte potrebbe succedere che tu uno di quei componenti lo vuoi modificare, per esempio per scelte eh, di progettazione. Tu hai deciso che la mensola più bassa di tutte doveva essere un po' più larga delle altre, quindi se io entro qua dentro e vado ad allargare questa mensola, purtroppo tu vedi che la modifica si crea su tutte, perché io ho creato un componente. In che modo io posso fare in modo che, nonostante questi siano dei componenti, io ne possa cambiare uno solo? Per fare questo io vado sul componente, premo il tasto destro e vado a scegliere la voce che si chiama rendi unico. Cliccando su rendi unico io faccio in modo che questo qui smetta di essere una copia degli altri e diventa un elemento indipendente. Quindi io clicco su rendi unico e questo qua, anche se alla fine sembra che non è successo niente, in realtà se io ora vado qua dentro, vado qui e porto questa mensola più all'esterno, tu vedi che sulle altre mensole questo cambiamento
non si è verificato, quindi con rendi unico, mentre questi qui continuano a essere dei componenti, quindi una modifica fatta su uno qualsiasi di questi comporterebbe il cambiamento di tutte queste mensole qua, ad eccezione dell'ultima che è stata staccata dalla precedente.